Benvenuti fratelli e sorelle di cammino e continuiamo questo terzo video tratto sempre dal primo volume di Svegliatevi figli miei, una raccolta fedele sulla vita e sugli insegnamenti della Santa Mata Amritananda Mahi. Se siete arrivati ora in questo video vi consigliamo di ripartire dal primo per seguire la logica di tutta la collana, ma anche per seguire la meditazione settimanale guidata e quindi di processare, diciamo così, il percorso dall'inizio, perché ovviamente c'è sempre una logica in tutti questi testi anche che Mata Amritananda Mahi ha voluto lasciare. Tutto questo come umile omaggio alla bellezza, purezza e grandezza della Santa Mata Amritananda Mahi. Ebbene, riprendiamo sempre dal primo capitolo un'altra frase che diciamo uno studente chiede ad Amma in un momento di pausa e abbiamo intitolato appunto questo capitolo Perché soffriamo? Altro tema enorme. In pochi già video stiamo esaminando dei temi importantissimi, complicatissimi anche, devo dire, per quanto semplici possono sembrare le domande, ma sono temi profondissimi. E vediamo un attimo la domanda. Qual è la causa del dolore che si prova nella vita? E Amma risponde: il desiderio è la causa del dolore. La felicità ottenuta grazie agli oggetti del mondo non è che un'infinitesimale parte della beatitudine che possiamo trovare all'interno di noi stessi. Fintanto che pensiamo di essere questo corpo, non raccogliamo altro frutto che il dolore. Noi siamo gli inquilini di questo corpo, non i proprietari. Un giorno ci verrà chiesto di abbandonarlo, allora dovremo partire. Per quanto a lungo risiediamo in questo corpo, dovremo cercare ciò che è eterno. Se siamo i proprietari di una casa, non avremo alcuna pena nel partire quando ci verrà chiesto di rendere quella che abbiamo preso in affitto. Potremo allora vivere nell'eterna dimora di Dio. Ed entriamo quindi in questa risposta di Amma cercando di ampliarla e di vederne le sfaccettature, perché è una risposta di ovviamente un calibro enorme che ci fa riflettere. Come tanti maestri, santi, Mahatma ci mette in guardia che la felicità ottenuta grazie agli oggetti del mondo è una parte infinitesimale di quella che è la beatitudine che si può raggiungere in una comprensione della bellezza, del dono, della grandezza che è la vita e quindi di una felicità molto più permanente. Ora, questo per noi già ci sembra una cosa un po' assurda, nel senso che noi viviamo per le cose del mondo, noi viviamo per costruire una casa, per costruire un progetto di lavoro, per avere successo, per avere una famiglia, per avere la macchina, per qualsiasi cosa noi viviamo e cosa che noi tutti diciamo ci confrontiamo è che nel momento in cui abbiamo un qualcosa, questa cosa lentamente perde di importanza. Questo è un dato di fatto, cioè noi cerchiamo di analizzare principi reali, non tanto questioni filosofiche, cerchiamo di andare nell'esperienza di vita e nessuno può, diciamo, confutare il fatto che qualsiasi cosa che noi abbiamo un piacere iniziale e poi lentamente questo piacere diminuisce. Anche i grandi progetti, una volta che si realizzano, la posizione sociale, hai preso la tua macchina, sei arrivata a quel ruolo che aspettavi, hai conquistato quella ragazza o quel ragazzo, tutto quello che noi pensiamo che siano dei grandi obiettivi, nel momento che si raggiungono, perdono comunque di forza, di interesse. Tu dirai, questa è la natura umana, di arrivare a possedere qualcosa e questa poi perde di bellezza, di forza. Sì, però qua ci mettiamo in gioco la nostra vita stessa, c'è il senso della felicità. Quindi nel momento in cui stiamo cercando di uscire da questa domanda importantissima, cioè perché soffriamo, dobbiamo capire anche perché non rimaniamo felici. Nel momento che non rimaniamo felici, diciamo, è scontato che andiamo anche in una dimensione di dolore. Per esempio, se la macchina ti si rompe, per esempio se ti separi dalla relazione, per esempio se perdi un figlio, per esempio se perdi un lavoro, sono tutti grandi traumi che ci portano a avere grandi sofferenze nella nostra realtà di vita. Quindi
diciamo felicità e sofferenza sono due ambiti molto paralleli, quindi ci mette in guardia subito su un concetto che noi pensiamo di trovare la felicità in queste piccole cose. E qua parla appunto di una infinitesimale parte, cioè non qualcosa di sostanziale, c'è quasi nulla di quello che è la felicità reale, e ne parla colei che è in questo stato di felicità reale, quindi in qualche modo questa cosa ci fa molto riflettere. E come se non bastasse, diciamo già questo, perché tutto il mondo, diremo così, corre dietro a oggetti, a cose, corre dietro a queste felicità e continua a correrci dietro, in una parte per una sopravvivenza, ma in una parte anche perché c'è una specie di grande ipnosi, diremo così, che tutto questo è fondamentale, è la parte, l'essenza stessa della società e della vita e della felicità di ognuno. Cioè, cosa puoi pretendere di più se non avere un lavoro, avere una famiglia, avere la tua macchina? Cioè, questi sono gli ideali, non c'è altro da pretendere, quindi tutto quello che si fa è in funzione di questo. Il momento in cui ci pone anche un altro grande punto, dice: fin tanto che pensiamo di essere questo corpo, non raccogliamo altro che frutto del dolore. Cioè, e ancora va avanti, noi siamo degli inquilini in questo corpo, non i proprietari. Ma aggiunge anche: ma per quanto a lungo risiediamo in questo corpo, dovremo cercare ciò che è eterno. E appunto, se siamo i proprietari di una casa, non avremo alcuna pena nel partire quando ci verrà chiesto di renderla e diciamo andare via, in quanto è presa in affitto. E la dimora, invece, eterna, è ciò che è ciò che è l'essenza della nostra vita, ciò che noi dovremmo andare a percepire, a vivere. Cioè, questo è un altro punto più che enorme. Cioè, ci sta dicendo che noi non siamo questo corpo. Allora, sì, io ho capito le varie teorie, che noi possiamo essere un'anima, possiamo essere tutto uno spirito nelle varie religioni, ho capito, però diciamo nessuno è venuto a raccontarci chiaramente come funzionano le cose, quindi nell'atto della visione concreta di tutti è che noi vediamo che da qua si arriva, ma da qua non si torna. In un certo senso la realtà sembra anche molto congelata in questo modo di vedere. Quindi la perdita di un corpo è la perdita sostanziale di tutto, di ogni nostra, come dire, realtà. Quindi ci sta dicendo persino che noi non siamo il corpo, anzi l'identificazione al corpo è la base di ogni sofferenza. E qui entriamo, fratelli e sorelle, in un punto essenziale di ragionamento, cioè nel senso che dobbiamo incominciare a percepire che se ragioniamo, io uso molto la logica perché ovviamente bisogna anche entrare in un campo logico e non solo fideistico, perché questo ci può aiutare a camminare. Cioè, se noi entriamo a comprendere che intanto questo corpo che ce l'ha dato, non sappiamo che ce l'ha dato, sì, il DNA, i nostri genitori, però in un certo senso è qualcosa che ci viene dato. Cioè, nel senso che non è che ce lo teniamo per sempre. Se una cosa io non la tengo per sempre, in qualche modo non è neanche mia, non solo, ma è qualcosa che in qualche modo tengo in affitto. Se qualcosa io non la tengo per sempre e in qualche modo la sto usando, che cosa che effettivamente io possiedo? Cos'è che io ho? Lo stesso mio corpo mi viene dato da quando sono piccolo, cresco con questo, vivo con questo e morirò con questo. Però è qualcosa che mi viene dato, perché non mi rimane, non ce l'ho io, qualcosa che alla fine non lo tengo con me, perché non c'è più. Tu puoi credere in una di là, non puoi anche non crederci, ma quello che è sicuro è che tutti arriveremo a un punto in cui questo corpo non ce l'avremo più. Lascia perdere le varie teorie di rincarnazione, di vite sulle vite, stai su un discorso puramente banale, cioè il tuo corpo non ce l'avrai più. Il tuo corpo si spezzerà, il tuo corpo anche si frammenterà, il tuo corpo come una macchina avrà dei rodaggi, avrà dei tagliandi, ma insomma invecchierà, e quando invecchierà a quel punto deve andare in officina e poi viene rottamato. Cioè il tuo corpo in qualche modo, come tutti gli oggetti, ha un tempo di vita, di questo tipo di vita. Quindi io ciò che non possiedo in una quantità di tempo diciamo illimitato è qualcosa che non possiedo. In qualche modo è logico dire che ho un corpo in affitto. Quindi anche essere semplicemente razionali, io dico questo corpo è un dono, è qualcosa che mi viene dato.
se poi incomincio a sentire anche la bellezza di questo corpo, la dimensione che mi porta a percepire, perché mi porta a percepire il sentire anche la vita stessa, avere emozioni, vedere cose, anche i desideri che ho, tutto quello che attraverso è qualcosa che mi viene donato, perché in qualche modo io non ce lo avevo prima e dopodiché ce l'ho avuto, ma poi non ce l'avrò più. Quindi in qualche modo anche i tuoi pensieri, anche le tue emozioni, tutto ciò che appartiene al te, in qualche modo se vai a fondo di questa meditazione, scoprirai che ti è donato, cioè è qualcosa che ti è stato dato. Ti è stato dato perché tu non ce l'hai. Tu puoi partecipare a questo, puoi partecipare come in una macchina che guidi, partecipi grazie alla macchina che ti porta da uno spazio a un altro. Però in qualche modo non sei la macchina tu sei qualcuno che entra dentro la macchina e fa un viaggio, un percorso, a un certo punto deve scendere. Ok, quel qualcosa che tu hai usato ti è stato dato in affitto per fare questo viaggio. Quindi l'identificazione corporea, di cui c'è una speculazione enorme su questo. Pensate a tutto il linguaggio femminile, della cura del corpo, del potere del femminile in questo, di tutto quello che si riversa in questo tipo di anche business, gadget, proiezione, per non parlare anche del maschile, appunto, con tutta la fisicità, ma non per parlare anche della fisicità in quanto oggetti, in quanto in materia, perché si allarga poi il pensiero del corpo, poi in una sua protesi è il corpo anche di ogni cosa che noi abbiamo, sono forme di protesi sempre corporee, io li chiamo gravitazionali. Ecco, questo aspetto è qualcosa che tutto rimanda sul principio che poiché noi pensiamo che è nostro il corpo, deve essere nostro anche il resto, e il resto dobbiamo ottenerlo perché facciamo le guerre per tenerlo, facciamo le guerre per tenere gli oggetti, i soldi, il potere, le masse economiche, tutto questo perché? Perché se sfugge questo, sfugge tutto, cioè non esiste altro. Se il mio corpo si fa male è un disastro perché in qualche modo sto perdendo dei pezzi di qualcosa che non si può ricambiare e quindi devo tenerlo per sempre. Guardate quanti film anche sul senso di eternità esistono, sull'immortalità, quanti film su questo aspetto. Bene, su questo punto si apre un argomento enorme che è l'argomento degli iniziati più importante di tutti, cioè viene chiamato il velo di Iside, cioè in qualche modo la comprensione di che cos'è la vita al di là della vita. Quindi se diremo oltre questo corpo c'è altro, perché se ci fosse altro dietro questo corpo, il corpo stesso veramente acquisisce un aspetto transitorio, un aspetto, diremo così, come una penna che scrivi un libro, ma è un oggetto, è qualcosa che stai utilizzando. Non solo, ma nel momento in cui entri in questo tipo di percezione, la cosa che ti si apre all'anima, diremo, alla parte profonda del tuo cuore, è la sensazione che tutto ti è regalato, tutto ti è donato. Lo so che è difficile questo punto, ma è importantissimo se vogliamo capire l'origine del dolore. Cioè il dolore nasce nel momento in cui c'è attaccamento sulle cose. Allora, l'attaccamento sulle cose stiamo scoprendo che è un attaccamento illusorio, perché in qualche modo partiamo dal principio che ci attacchiamo al corpo e il corpo stesso è qualcosa che ci è stato donato, che non ci sarà comunque, che non è eterno. Quindi come puoi essere attaccato a qualcosa che non è eterno? Cioè, indaga meglio su ciò che è il tuo corpo. E non solo, ma tutta la realtà proiettiva, oggettistica che ne compete, in qualche modo è una conseguenza di oggetti che col tempo invecchiano, si trasformano, si distruggono. Quindi di che cosa riesci realmente a possedere? Tutta la frustrazione, il dolore che c'è nell'umanità è tutta legata alla perdita di tutti questi attaccamenti. Nel momento che gli attaccamenti in qualche modo non si riesce a tenerli appunto, o perché si trasformano, ci sono tantissimi dolori. Il dolore quindi è una forma di ignoranza della comprensione profonda della realtà. La realtà è qualcosa che non è come noi la percepiamo, cioè il nostro corpo è in affitto, il nostro corpo è un dono, il nostro corpo, il nostro pensiero, tutto ciò che noi siamo è qualcosa che noi in qualche modo stiamo dall'interno osservando, stiamo, come dire, attraversando tramite questo strumento una serie di esperienze, ma non siamo questo strumento. E non siamo neanche queste esperienze, siamo l'osservatore che fa esperienza di questo.
Quindi nel momento in cui riusciamo ad andare dentro a questa realtà, la cosa miracolosa che succede è che cominciamo a sentire un certo ringraziamento, cioè perché ti è regalato un corpo che può avere emozione, che può innamorarsi, che può vedere il cielo, che può anche non vedere il cielo, che può anche farsi male, può anche nascere storpio, ma è sempre vita, è sempre corpo, è sempre qualcosa di incredibile che ti permette di fare un'esperienza. Questa cosa qui è regalata, non è tua, tu non hai proprio niente, non possederai niente perché alla fine di questo bel viaggio scenderai anche tu da quel treno e in primis dal treno del tuo corpo, in secondo da tutto ciò che tu hai creato in questa fantasia, diciamo, di oggetti, di cose che hai co-creato insieme a tutta questa tipo di grande illusione. Bene, prima te ne accorgi, meglio è, perché prima ti accorgi che questa è una co-creazione, diremo così, illusoria, prima ti rendi conto che è qualcosa che bisogna dargli il giusto peso che ha. Nel senso che nel momento in cui tu ti rendi conto che hai regalato questo corpo, hai regalato quella persona che hai vicino a te, hai regalato un lavoro che hai regalato che mangi tutti i giorni, hai regalato che ti svegli al mattino ancora una volta e respiri, perché tutto regalato, tutto questo è regalato, non è scontato, non è dovuto. Tu domani qua ci puoi non essere all'istante, ti puoi far male, puoi andare in ospedale, puoi essere da qualsiasi parte, come puoi anche gioire, per carità, però tutto questo non è qualcosa che puoi controllare, che puoi tenere, di cui devi fare le guerre, di cui devi avere proprietà, di avere confini, devi ammazzare fratelli per poter appunto gestire e tenere tutto questo controllo su che cosa? Su una caterva di sofferenza, perché questa cosa crea sofferenza e tutti quanti siamo proiettati a tenere questa cosa per paura di lasciare andare questo nostro possesso di un qualcosa che neanche è nostro. Tu comprendi che c'è sofferenza iniziale per la cosa che non possediamo, sofferenza conseguenziale perché facciamo soffrire altri, perché ovviamente facciamo la lotta con altri, sempre su qualcosa che non possiamo possedere. E aspetta che quando la possediamo poi decade lentamente perché è qualcosa che ha un suo ritorno relativo. Quindi, che sintesi possiamo fare? Una tremenda sintesi, siamo di fronte a un grandissimo punto, uno dei più grandi, cioè noi non siamo questo corpo e quindi di conseguenza tutti gli oggetti che noi tocchiamo e viviamo e a cui siamo attaccati ci creeranno sofferenza, tutte le aspettative. E quindi cosa fare? E quindi indaga profondamente dentro di te e inizia a svestire tutte quelle parti di attaccamento, di costruzione di castelli di carta che sono appunto i castelli di tutta una serie di robe che tanto non stanno in piedi. Lentamente, quando i castelli crolleranno, ti aprirai all'unica cosa essenziale, che è il battito del tuo cuore, perché comincerai a sentire nel tuo cuore che c'è una realtà pulsante che è vita, che attraverso la vita sperimenta la vita. Voglio sottolineare che la felicità viene proprio per svuotamento. Lo svuotamento, quando tu svuoti ciò che tu hai, si crea uno spazio di percezione. È il non avere che crea l'avere, è il non essere che crea l'essere. Quindi il sentirsi che non sei il corpo, che non sei le cose che hai creato, che non sei il successo che hai avuto, perché sono tutti strumenti che ti sono stati dati per attraversare diverse esperienze, ma che non sono direttamente tuoi, mettiamola così. E sentire che questo è in affitto, come puoi non iniziare a ringraziare? Se uno ti regala una casa, se uno ti regala una macchina, se uno ti regala una cosa bellissima da poter sperimentare, non ti senti in naturale percezione di iniziare a ringraziare? E perché non sentiamo questo? Perché non c'è comprensione, non c'è meditazione, non c'è indagine, c'è superficialità e c'è ipnosi collettiva che sta sempre su un piano produttivo di realtà gravitazionale, di oggetti, di cose, di successo, di poteri, quindi tutti siamo dentro questo grande filone di pensiero. Ovviamente è difficile avere una visione latere, ma la verità è che tutti noi abbiamo una sicura tappa che è la fine di questa vita. Quindi per quanto la gente parli, nessuno si indaga più di tanto su questo punto, se ne fa delle congetture più o meno realistiche, ma ciò che è reale è che tutto questo è regalato e ciò che è reale è che tutto questo è un dono. E quindi se è un dono,
bisogna incominciare a sentirlo, e se lo senti che tutto questo non è tuo, ma puoi partecipare a questo, incomincia a nascere nel tuo cuore un senso di ringraziamento, e lo ripeto ancora. Perché lo ripeto ancora così tante volte? Perché il ringraziamento è la base di cominciare a invertire il senso di sofferenza. Noi soffriamo per mancanza di cose. La vera sofferenza nella vita è poca. Non soffriamo tanto, non è che facciamo tanti incidenti o ci spacchiamo le ossa tutti i giorni, e non è che abbiamo malattie croniche che ci portiamo tutta la vita. Sofferenze sono in certi momenti della nostra vita, quella fisica. Quello che soffriamo noi è una sofferenza interiore. E qual è questa sofferenza interiore? È la sofferenza per l'insieme di attaccamenti e per la visione distorta della realtà. Se noi incominciamo ad comprendere che tutto quello che abbiamo non ce lo abbiamo, iniziamo a dire wow, che bello, oggi vedo ancora il cielo, mi è stato donato questo cielo, oh che bello, questa persona mi ha fatto da mangiare, è un dono, ancora oggi ho da mangiare, oh che bello, posso far da mangiare io, ho 2 mani, oh posso respirare, ho un polmoni, posso sentire l'aria nei miei polmoni. Dico cose semplici perché è questo il punto, cioè non è nel grande che c'è lo straordinario, è dentro le cose che sei lo straordinario. È in quell'ordinario di tutti i giorni che c'è lo straordinario. In quell'ordinario puoi sentire quella forma di ringraziamento, perché tutto ciò che ti arriva da adesso in avanti, se apri gli occhi, ti renderai conto che non è scontato. Da qui nasce un senso di naturale umiltà e anche di sentirsi quasi in vergogna. Ve lo dico sinceramente cosa succede, cioè ti senti veramente inadeguato perché ti senti quanto piccolo sei, quanto poco stai ringraziando tutto quello che continuamente ti arriva. Ma prova a immaginare quando vai anche al ristorante, tu ti siedi al ristorante, prova a immaginare quando arrivi lì e hai un piatto davanti. Tu prova a sentire quante cose ci sono dietro quel piatto. Il tavolo chi l'ha costruito, la tovaglia, il cibo chi l'ha fatto, il piatto stesso chi l'ha fatto, le posate, le forchette, il luogo, il riscaldamento, tutto, c'è il cameriere che ti serve anche. Ogni cosa è una cooperazione a catena di tutto un insieme di realtà che arrivano a te. Ma se potessi solo vedere questo, ma sai quante sensazioni di ringraziamento per ogni cosa che tu hai oggi, i vestiti che stai indossando, il letto che hai, ogni cosa che hai è una cooperazione di sforzo di più persone. Questa cosa qui ovviamente non ci viene naturale, per niente naturale ci viene, perché siamo tutti collegati a uno stato del ghiaccio, a questo corpo che ci induce a dire questo è scontato. La sofferenza viene per la scontatezza che dai alle cose. Nel momento che non gli dai questa scontatezza, e lo sa chi è nato in ospedale, lo sa chi ha avuto traumi, lo sa chi le è morto qualcuno, e lo sa chi si è separato, eccetera, inizierà lì ad aprire degli spiragli interiori e a sentire che tutto questo è tanto tanto dono che ti sta arrivando. Ecco che allora nasce una distanza su questa arroganza di voler possedere tutte queste cose. Inizia invece una vicinanza in una parte interiore di ascolto e di ringraziamento, e da lì nasce in inversione la vera eterna realtà di beatitudine, cioè quella di andare nella direzione di ciò che rimane. Cioè rimani te che osservi tutto questo dono, questa bellezza in tutto quello che ti viene dato, lasciandola scorrere, osservandola, utilizzandola per il tempo che è, col massima cura, perché se ti viene data una macchina tu la curi nel miglior modo, non è che non la stai, li fai tagliando, però non è che ti leghi, ti attacchi, o se la macchina fa un incidente ti disperi, perché sai che è una macchina. Questa è illuminazione. Amma ci porta su questo piano, cioè sul piano di sentire, e ci dobbiamo lavorare tantissimo su questo punto, di sentire che tutto quello che noi stiamo creando e co-creando non è, diciamo, così importante come lo mettiamo, e la base della sofferenza viene proprio per questo primo principio, è un'inversione mentale. Lo so, è come andare controcorrente come i salmoni, è qualcosa di pazzescamente complesso a questo punto, perché bisogna incominciare a sentire ciò che tutti non sentono, perché tutti costruiscono, tutti accumulano, tutti ti sparano nel momento in cui gli rubi qualcosa, quindi la necessità di materia è altissima qui, ma è proprio questo l'inganno, perché l'incontrario, lo svuotarsi, lasciar scorrere, il non attaccarsi, l'accogliere quello che arriva e farlo nel modo migliore, lasciando che arrivi, lasciandoti vuoto, creando quello spazio di possibilità che ti porta lentamente in quella gratuità e gratitudine che ti fa aprire il cuore
e ti fa sentire la gioia e la bellezza di qualsiasi cosa che possa arrivare, proprio perché tu sai perfettamente che non sei le cose e non sei questo corpo in ultima analisi. Detto questo, intanto grazie fratelli e sorelle di quelli che mi stanno seguendo, perché io vi ringrazio di cuore veramente che partecipate con me a questo cammino che io con tutto me stesso voglio lasciare nel tempo per portare con voi un cammino fatto insieme. Vediamo insieme cosa potrebbe essere la meditazione di oggi, visto che Amma ci porta fortemente su questo punto. Beh, io direi innanzitutto di osservare nella settimana tutto ciò che ci arriva, cioè semplicemente cominciare a osservare le cose che ci arrivano, cioè sentire quello che ci arriva che non è scontato, non è dovuto, non c'è niente che ti è dovuto. Quindi prova a sentire questo, tutto quello che ti arriva è regalato, lo stesso corpo stesso. Quindi apri gli occhi a ogni cosa che arriva e senti come una forma di dono. Se apri gli occhi riuscirai a vederla che ogni incontro, che ogni realtà che ti arriva è un regalo. È un regalo. Ogni giorno il compito per questa settimana è ogni giorno chiedersi che regalo ho avuto oggi? Che regalo ho avuto oggi? Questo è il compito della settimana. E con questo, fratelli e sorelle, vi ringrazio ancora di cuore per avermi seguito. Vi auguro una buona settimana di pratica e di lavoro e vi auguro anche tante benedizioni e protezioni da Allah e buon cammino a tutti. A presto.